Rieccoci, come vedete quest'oggi, con un mazzo che sapete io amo particolarmente, ossia gli Afro Brazilian Tarot. Un mazzo che ovviamente ci riporta magicamente agli Yoruba, popolo africano nigeriano, che ci ha permesso di conoscere molto della sua tradizione e ritualità. Grazie ovviamente a quella meravigliosa commistione con appunto la ritualità e la spiritualità degli indigeni americani e quindi grazie alla nascita di riti e vere e proprie religioni, tra cui appunto il candomblé brasiliano, appunto a cui si ispira questo mazzo. A seguito però purtroppo di una delle pagine più terribili della nostra storia, della nostra società umana, che a volte di umano ha ben poco, sia appunto la schiavitù, la tratta degli schiavi appunto dall'Africa sino alle Americhe. E dunque proprio grazie appunto a questo meraviglioso mazzo e dunque grazie appunto al candomblé brasiliano possiamo appunto introdurre e ovviamente svolgere questa stesa assieme. Il titolo di questa stesa è Lui ha scelto l'altra, ma è davvero convinto della sua scelta? È davvero felice con lei? Oppure potrebbe cambiare direzione e cambierà direzione? Dunque, voi sapete che io amo ovviamente molto seguire la tradizione, in particolar modo quando affronto ovviamente il candomblé brasiliano, ovviamente utilizzerò una modalità di stesa tipica appunto di questo mazzo che si usa appunto generalmente con questo mazzo, stesa che ci permetterà appunto di sondare un po' il terreno e di capire se questa persona possa essere o meno realmente felice con l'altra persona. Come sempre ragazzi vi lascio il link in descrizione di un mio video, ovviamente precedente a questo. Un video molto dettagliato che descrive non soltanto ovviamente la tradizione e la spiritualità Yoruba, ma anche la nascita appunto del candomblé piuttosto che dell'udu, del voodoo e ovviamente della santeria. Chiaramente, dunque, per chiunque sia interessato a questo argomento, vi basta cliccare appunto il link in descrizione. Iniziamo ora a mescolare appunto il mazzo degli Afro Brazilian Tarot e cerchiamo di capire se questa persona è davvero felice, davvero convinta della sua scelta oppure se ci ripenserà. Vediamo un po'. Dunque, direi appunto che possiamo iniziare ovviamente la nostra stesa. Come potete vedere, ovviamente qui abbiamo 8 carte, ciascuna ovviamente corrisponde ad una ben precisa posizione, ossia la prima carta ovviamente
da me estratta è inerente al passato, cioè le cause reali che hanno chiaramente portato a questa scelta. La seconda carta rappresenta il presente, quindi la situazione odierna tra ovviamente lui e la persona scelta. Terza carta, il potenziale sviluppo futuro, cioè nell'immediato futuro come andranno le cose tra lui e la persona scelta. Quarta carta è il consiglio, cosa vi viene consigliato di fare, ovviamente dagli arcani. Quinta carta, lo stato d'animo attuale del soggetto della stesa, quindi cerchiamo di capire se questa persona sia effettivamente felice o se abbia dei turbamenti interiori. Sesta carta, le energie che circondano questa persona, cioè se questa persona possa ad esempio avere al proprio fianco qualcuno che possa in qualche modo condizionare le sue scelte. Settima carta, gli ostacoli, le sue paure reali. Ultima carta, il responso finale, quindi la conclusione, cioè cerchiamo di capire se questa situazione evolverà, in che modo, se questa persona appunto rivedrà le sue scelte e vediamo appunto che tipologia di in qualche modo nuove riflessioni questa persona avrà modo di mettere in atto in riferimento ovviamente alla sua scelta. Dunque, direi appunto che possiamo iniziare con la prima carta estratta, quindi il passato, vediamo un po' cosa ha portato a questa scelta. E qui abbiamo il classico, ragazzi. Allora, abbiamo il 4 di bastoni. Vedete, è una persona che sta cercando affannosamente di sorreggere una struttura che ovviamente rappresenta appunto la sua famiglia o comunque una situazione che dal suo punto di vista rappresenta una maggior stabilità. 4 di bastoni, ragazzi, si riferisce appunto a tutto ciò che è la stabilità di un rapporto che dà, diciamo, molte certezze. Cioè, questa è una persona che non ama assolutamente i grossi scossoni della vita, è una persona che molto spesso ama, diciamo, vivere in pace, in armonia, ma unicamente per il famosissimo quieto vivere. Questa non è una persona particolarmente, diciamo, vivace, coraggiosa da un punto di vista interiore, bensì appunto è una persona che spesso preferisce tacere per, diciamo, non creare grosse problematiche. Non è una persona che ama i grossi cambiamenti, anzi è una persona che li teme, è una persona che ovviamente lascerebbe chiaramente tutto così com'è proprio perché non ama discussioni, non ama litigi, non ama situazioni confuse, diciamo così, nella sua vita. È una persona che ama la pace, la tranquillità e la serenità. Ovviamente la sua pace e la sua serenità. Quindi è una persona che ha, diciamo, un atteggiamento nei confronti degli altri, ovviamente, tipicamente egoistico. Cioè questa è una persona che mette sempre, indiscutibilmente come priorità la sua pace, la sua gioia, la sua tranquillità, il suo equilibrio. Poi che gli altri ne soffrano, vabbè, amen, direbbe questa persona. Cioè, in realtà, ripeto, è una persona che agisce così per paura, perché, ripeto, non è una persona particolarmente coraggiosa, è una persona che detesta i cambiamenti. Quindi in qualche modo è una persona che preferisce, diciamo, tra virgolette, prestatemi il termine, rifugiarsi tra le braccia di una persona per lui più rassicurante per svariate motivazioni,
piuttosto che in qualche modo iniziare, intraprendere qualcosa di completamente nuovo. Cioè questa è una persona che ama, diciamo, a tutti i costi mantenere lo status quo, cioè una persona che, ripeto, non ama i cambiamenti, anzi li rifugge, li teme, ne ha paura, probabilmente perché non ritiene di avere gli strumenti adatti per far fronte ad un grande cambiamento, oppure perché evidentemente ha un'autostima molto bassa, quindi comunque anche avendo magari dei giusti e corretti strumenti teme di non essere lui in grado di farcela. Secondo me è, diciamo, maggiormente il secondo caso, diciamo, la seconda opzione, quella più giusta e più corretta, perché a mio avviso il 4 di bastoni denota appunto chi teme molto i cambiamenti perché emotivamente non sa affrontare le criticità e le emergenze della vita. D'accordo? Quindi ripeto, questa è una persona capace anche, diciamo, di rimanere veramente tanto tempo con una persona che non ama, d'accordo? Ma ovviamente che lo faccia sentire al sicuro. Cioè, ragazzi, in questa posizione inerente alla motivazione di una scelta sentimentale, mi sarei aspettata di trovare un asso di coppe, cioè ha scelto l'altra persona perché la ama, d'accordo? Oppure, per esempio, una regina, proprio perché magari è attratto particolarmente dall'altra donna, dalla donna che ha scelto. Oppure per, diciamo, magari grande passione, feeling erotico, un asso di bastoni, un 2 di coppe, ma non un 4 di bastoni. Cioè 4 di bastoni parla di tranquillità, che a volte, ovviamente, come tutte le carte di grado quarto, può sfociare e scivolare pericolosamente nella noia, ma questa persona preferisce annoiarsi piuttosto che dover affrontare un grande cambiamento. È un atteggiamento un po' troppo comodo, secondo me, d'accordo? Quindi per qualche ragione lui si sente al sicuro e rassicurato rispetto ovviamente all'altra donna, d'accordo? In caso voi siate state, diciamo, tra virgolette, l'amore, diciamo, clandestino di un uomo sposato, lui ha scelto la moglie, quindi di rimanere con la moglie proprio perché evidentemente lei in qualche modo lo fa sentire al sicuro. Attenzione ragazzi che il 4 di bastoni si riferisce anche alla famiglia d'origine. Quindi questa persona potrebbe aver scelto l'altra donna perché l'altra donna piaceva, per esempio, a una mamma, a un papà o alla famiglia al completo. Cioè questa è una persona che potrebbe essersi condannata con le sue stesse mani all'infelicità, avendo scelto una persona che non ama, pur di accontentare la sua famiglia, i suoi genitori, i suoi fratelli. Se non è un comportamento di grande autolesionismo questo, voglio dire, non so cosa si possa considerare tale. Cioè, questa persona si è fatta, ma sul serio, del male con le sue stesse mani, perché non ha scelto né con il cuore né con il corpo, diciamo, che è pur sempre una scelta, d'accordo? Magari meno nobile, ma è pur sempre una scelta. Questa è una persona che ha invece scelto tenendo in conto del voler stare tranquillo, sereno, senza troppi grossi scossoni e probabilmente anche accontentando terze persone, cioè la sua famiglia. Si è condannata questa persona all'infelicità. Si è fatta del male da sola, Vediamo ora ragazzi in seconda posizione il presente, è immancabile, il 3 di coppe, non l'avrei mai detto, dai. Allora ragazzi, il 3 di coppe è una carta che parla di tradimento, d'accordo? Di triangolazione. Allora, partendo dal presupposto che la motivazione che ha portato questa persona a una scelta, alla scelta di una donna piuttosto che un'altra, è un 4 di bastoni che non c'entra niente con l'amore, non c'entra niente con, diciamo, l'erotismo, è una scelta di comodo, diciamocelo proprio fuori dai denti, è una scelta di comodo, d'accordo?
è normale che poi tu vai a pensare a cercare altro. Se non ami la persona che hai al tuo fianco e non la desideri, è normale che a questo ogni tanto gli vengano certi pensieri di un certo tipo, d'accordo? Proprio perché non è legato alla persona che ha al suo fianco. Di conseguenza, il 3 di coppe parla proprio dell'enorme desiderio che questa persona ha di leggerezza e di spensieratezza, cioè di viversi una situazione altra che in qualche modo potrebbe renderlo sicuramente molto più appagato. Cioè quello che vuole questa persona è un 3 di coppe, una triangolazione. Quindi in caso voi siate, comunque state, diciamo, ripeto, l'amore clandestino, quindi sapete che non mi piace usare il termine amante perché mi dà sempre l'idea di sporcare comunque un sentimento, quello che voi potreste aver anche provato appunto per lui. Quindi diciamo l'amore clandestino, ecco che questa persona potrebbe, attenzione, pensare di tornare ancora da voi, perché il 3 di coppe è una carta che parla anche di comunicazioni, quindi questa è una persona che potrebbe cercarvi assolutamente di nuovo. In caso la scelta, diciamo, dell'altra donna sia in riferimento comunque a un'altra, diciamo, corteggiatrice appunto di quest'uomo e voi non ne siate state comunque l'amante, ma lui abbia semplicemente scelto tra due donne ovviamente ugualmente single, ecco che potrebbe ritornare comunque parzialmente, non del tutto, parzialmente sui suoi passi da impegnato cercandovi, quindi potrebbe dimostrare ancora attenzione nei vostri confronti. Ce l'ha questa attenzione perché è una carta inerente al presente, quindi il 3 di coppe parla comunque del pensiero di un ricontatto addirittura e di rivedervi, perché questa persona ha bisogno di uno spazio di fuga da questa situazione che lui ha scelto, ok? Ma una scelta che lui ha fatto non tenendo in conto né dei propri reali sentimenti né ovviamente del corpo, dei desideri del suo corpo. Quindi questa è una persona che mira ad una triangolazione, attenzione, quindi potrebbe comunque tornare a cercarvi. In caso l'altra donna sia l'amante, ok, e voi siate state la moglie o la fidanzata ufficiale, magari tradita, ecco che potrebbe addirittura mostrare di nuovo interesse nei vostri confronti. Quindi questa persona veramente, cioè, ha fatto una scelta, ecco, per essere gentile, diciamo proprio con i piedi, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona sta pensando di tornare sui suoi passi, ma ci sta già pensando adesso, nel presente, addirittura, e addirittura di ricontattarvi e rivedervi, Vediamo ragazzi, ora in terza posizione il prossimo futuro. Allora, 10° arcano maggiore, la carta ovviamente della ruota di fortuna che rappresenta, vedete anche il dorso di tutto il mazzo, di tutto il resto appunto del mazzo. Allora, la ruota di fortuna ci parla di alti e bassi, come era ovviamente prevedibile, cioè questa persona, ripeto, sta già pensando addirittura comunque di ritornare comunque da voi, quindi certo di ritornare abbondantemente sui suoi passi, però come? Da impegnato, d'accordo? No, io lo sottolineo perché questo è un gran furbo, quindi questa è la classica persona che vuole avere le spalle coperte e poi ovviamente gestire la propria vita erotico-sentimentale a suo completo piacimento, d'accordo? È un furbo, però è anche un po' codardo, perché non sa effettivamente prendere una reale decisione
che sia quella definitiva, perché vedete che è una persona già pronta a tornare ovviamente da voi. È chiaro che la ruota di fortuna parla di alti e bassi, perché ovviamente, lo abbiamo detto, lui non è felice con lei, quindi non è contento, non è felice della scelta che ha fatto. Ripeto, non è una scelta fatta né con il cuore né con il corpo, è una scelta di comodo o per accontentare qualcun altro. Quindi è chiaro che questa persona a volte affronterà giornate, settimane di magari maggior tranquillità, altre volte, come tipico della ruota di fortuna, ovviamente la ruota inizia a girare al contrario e di conseguenza potrebbero esserci allontanamenti, screzi, litigi e ripicche. Quindi affronteranno ovviamente nel prossimo futuro, perché questa è una carta inerente ai prossimi giorni, le prossime settimane, una sorta di, diciamo, altalena emotiva, quindi momenti di up e momenti di down, cioè nel senso che queste persone sicuramente affronteranno ancora dei momenti di crisi, successivamente dei momenti di maggior pace e riavvicinamento, di nuovo poi un riallontanamento, quindi diciamo un continuo avanti e indietro, ovviamente per quanto concerne questa storia. È chiaro che comunque le tempistiche, ragazzi, della ruota di fortuna vanno oltre le prossime settimane, perché grosso modo la ruota di fortuna, diciamo che comunque prevede eventi entro anche i 3-4 mesi. Quindi sicuramente per i prossimi mesetti questa coppia continuerà ad alternare momenti positivi a momenti molto negativi. D'accordo? Nel frattempo, ovviamente, questa persona non sparirà dalla vostra orbita, perché la ruota di fortuna parla comunque di contatti e di notizie. Quindi questa persona, ma anche direi in maniera molto ingenua, vi potrebbe proprio dare o far arrivare comunque delle informazioni circa la sua situazione, diciamo, sentimentale, inerente alla sua scelta. Potrebbe anche proprio magari raccontarvi, rischiando ovviamente da parte vostra comunque un atteggiamento di grossa critica, ma questa persona potrebbe addirittura raccontarvi, ecco, di non essere proprio del tutto convinta della scelta che ha effettuato, perché è una carta, la ruota di fortuna, che parla anche di notizie, d'accordo? Quindi potrebbe questa persona proprio portarvi notizie inerenti appunto alla sua situazione. Dunque, vediamo appunto in quarta posizione il consiglio che vi viene dato. Allora, e qui vi viene dato un consiglio quanto mai intelligente da ovviamente Urmila, l'Orisha appunto del mondo, che si ovviamente rifà all'arcano maggiore del mondo, il 21esimo arcano. Allora, che cosa vi consiglia appunto questo Orisha? Vi consiglia, diciamo, di spaziare. Il mondo rappresenta appunto spazi ampi, quindi comunque di guardare, esplorare oltre e altrove. Quindi quanto mai ovviamente un importante consiglio, ossia cercate comunque la vostra felicità, il vostro appagamento, il vostro successo, la vostra soddisfazione. Non rimandate più tempo per quanto concerne la ricerca della vostra felicità. Cercate di procedere lungo il vostro cammino, non temporeggiando più troppo in riferimento alla presenza o meno di questa persona. La carta del mondo parla comunque di un successo che per voi è già arrivato in riferimento a questa situazione, perché questa persona, pur avendo scelto, diciamo, ufficialmente l'altra donna, non è felice e non sarà felice con questa donna. Quindi voi avete già vinto. Il mondo parla già, Urmila parla già di successo, il vostro successo. Ora spetta a voi continuare a vivere cercando il vostro appagamento, la vostra soddisfazione.
spaziate, perché come dico sempre, c'è altro oltre. Il mondo parla anche di viaggi, spostamenti, piccole gite fuori porta. Non rimandate più momenti di vostra felicità, perché la carta del mondo parla comunque di un incontro importante che vi sta aspettando in amore. Quindi la persona giusta c'è, ci sarà e sta per arrivare. Tra l'altro il mondo è una carta veloce, cioè entro grosso modo i prossimi 3-4 mesi, mentre questa persona sarà impegnata in una faticosa ruota di fortuna con la donna che ha scelto per comodo, voi in questi 3 mesi, che sono ovviamente le tempistiche del mondo, avrete modo di sperimentare ulteriore soddisfazione e successo, ed eventualmente anche proprio la conoscenza di una nuova persona, perché il mondo rappresenta sempre qualcosa di nuovo e quindi qualcosa di totalmente importante. Ma voi avrete delle ottime soddisfazioni, vi prenderete le vostre rivincite, quindi vi ripeto, grande successo in riferimento alla storia del soggetto dell'attesa con la donna che ha scelto, comunque con la persona che ha scelto. Perché il mondo parla di riconoscimento, quindi vi verranno riconosciuti i vostri pregi rispetto invece all'altra persona. Questa persona capirà di aver sbagliato. Ecco che il mondo vi consiglia quindi di godere di questo successo che c'è già sin d'ora, ma soprattutto di cercare il vostro successo, un successo che riguarda la vostra vita ovviamente sentimentale, perché il mondo parla proprio di una situazione molto positiva che entro i prossimi 3 mesi, 3-4 mesi al massimo, arriverà nella vostra vita. Andate avanti con il vostro cammino, perché il mondo ricorda che ormai il peggio, la negatività peggiore è già arrivata. Tutto ciò che avrete davanti sarà libero da zavorre, da persone sbagliate, da persone negative. Questa persona si renderà conto di aver sbagliato. Già se ne rende conto ovviamente ora nel presente, ma se ne renderà ancora di più conto ovviamente in futuro. Quindi voi sicuramente, ragazzi, avrete la vittoria nelle vostre mani, perché vi ripeto che sicuramente voi avrete notizie in riferimento agli insuccessi di questa fantomatica coppia, ed ecco che ovviamente voi avrete le vostre rivincite, d'accordo? Vi prenderete le vostre soddisfazioni in riferimento a questa situazione, ma vi ripeto, ora cercate la vostra strada, perché il mondo parla di una nuova conoscenza, quindi c'è qualcosa di molto bello ovviamente in arrivo per voi. Vediamo, ragazzi, ora in quinta carta che cosa abbiamo per quanto concerne appunto lo stato d'animo, e qui abbiamo ovviamente immancabilmente un bellissimo cavaliere di bastoni. Allora, ragazzi, che cosa c'è nell'animo di questa persona? Un bel cavallo di bastoni. I bastoni parlano ovviamente di viaggi, spostamenti, quindi questa persona potrebbe avere in mente un piccolo viaggio, bastoni o per lavoro, quindi, oppure per, diciamo, comunque situazioni da un punto di vista pratico, oppure il cavaliere ovviamente di bastoni parla appunto di una forte impazienza inerente ovviamente ad una situazione erotica che lui vuole a tutti i costi appagare. Non l'avremmo veramente mai detto. Avevamo appunto parlato di un 3 di coppe, quindi questa è una persona che sente urgere ovviamente dai bisogni erotici, che non riesce ovviamente a in qualche modo
soddisfare con la donna che lui ha amorevolmente scelto. Questa è una persona che, ripeto, ha bisogno comunque del terzo elemento, un elemento che lo possa appagare anche e soprattutto da un punto di vista erotico. Questa situazione ovviamente rende questa persona estremamente impaziente, cavaliere di bastoni, una persona frustrata da un punto di vista ovviamente erotico, una persona che deve castrare fortemente i suoi impulsi e che veramente non ce la sta facendo più, proprio perché è una persona che ha dei desideri pulsanti che con l'altra donna non riesce a ovviamente appagare, soddisfare. D'accordo? Quindi è una persona che ha in mente un, diciamo, contatto, ricontatto per ciò che concerne ovviamente voi. Cioè questa è una persona che ha bisogno assolutamente, diciamo, di un approccio erotico, diciamo così, particolarmente intenso. Il cavaliere di bastoni, ragazzi, parla proprio, diciamo, di chi segue o vorrebbe seguire i propri impulsi passionali in maniera preponderante. Persona che ovviamente con questa donna non riesce, diciamo, a concretizzare, d'accordo? Quindi è una persona che sta pensando di appunto fare un passo in più, un passo in avanti per poter appunto eventualmente ritornare da voi, perché la carta del cavaliere di bastoni è una carta che parla proprio di ritorno. D'accordo? Un ritorno inaspettato, improvviso, dettato appunto da questi impulsi che questa persona non riesce più, diciamo, a trattenere. D'accordo? Quindi questa è una persona che ha dei bisogni erotici che obiettivamente non riesce ad appagare. Questa situazione sta rendendo questa persona sempre più ovviamente frustrata, sempre più, diciamo, comunque insoddisfatta, inappagata e dunque anche incattivita nei confronti della persona che ha scelto di avere al suo fianco, perché il cavaliere di bastoni, ahimè, a volte può diventare molto impaziente, diciamo facilmente irritabile, una persona, diciamo, molto insoddisfatta che potrebbe diventare anche, diciamo, astiosa, aggressiva, verbalmente aggressiva nei confronti ovviamente dell'altra compagna. Ma vi ripeto, proprio perché questa persona ha dei bisogni che chiaramente fisiologici non riesce in qualche modo ad appagare, d'accordo? Quindi ha degli impulsi in questo momento fisici, erotici molto forti, Cioè questa persona, ovviamente, avendo la classica bacchetta magica, in questo preciso momento sarebbe lì da voi, ma perché ovviamente ha degli impulsi che con l'altra persona ovviamente non riesce a soddisfare, d'accordo? Quindi, che cosa identifica il cavaliere di bastoni? Un'anima in pena, quindi una persona profondamente insofferente. Ecco, se, diciamo, dovessimo in qualche modo descrivere questa persona: impaziente, insofferente, stanca, irritata, facilmente irritabile. Quindi questa è una persona che non sta bene, ma perché ovviamente non riesce a soddisfare i bisogni del proprio corpo, quegli impulsi che evidentemente per questa persona in qualche modo sono fondamentali, chiaramente. Vediamo, ragazzi, dunque quali energie circondano questa persona. Allora, qui abbiamo il fante, vedete, di coppe. Allora, ragazzi, in caso ovviamente questa persona abbia un figlio o una figlia comunque, ecco che il fante di coppe è inerente appunto alla prole, d'accordo? Quindi figlio, figlia o figli, in caso ne abbia anche più di uno. Cioè, questa persona, diciamo che come unica felicità ha i suoi stessi figli, d'accordo? Quindi comunque è una persona che trae
da loro del beneficio, anche in caso siano grandi, cioè nel senso lui evidentemente li ama particolarmente, infatti qui abbiamo un fante di coppe, d'accordo? Quindi comunque lui vuole molto bene ai suoi figli, ha un bellissimo rapporto con i suoi figli, li vede come proprio le persone giuste in qualche modo per, diciamo così, ecco, allietare le sue giornate e lenire le sue insoddisfazioni, la sua insofferenza, d'accordo? La frustrazione di cui parlavamo prima. Ecco che chiaramente il fante di coppe parla proprio di questo, quindi la presenza di bambini. In caso questa persona non abbia figli, il fante di coppe parla di energie molto positive inerenti dei contatti, delle comunicazioni. Ve l'ho detto ragazzi, sino ad ora che questa è una persona che vuol tornare sui suoi passi in un determinato modo, quindi da comunque impegnata e che ha intenzione in qualche modo di ricontattarvi, perché comunque è una persona che ha dei bisogni e dei desideri molto forti e molto importanti. Ecco che il fante di coppe parla appunto di un'energia comunicativa molto forte che sente questa persona ovviamente nei riguardi di situazioni sentimentali e quindi anche emotive, fisiche, perché parliamo di un fante di coppe. Quindi questa è una persona che sta costantemente, diciamo, pensando e ripensando ad un contatto. Ovviamente a scrivervi, perché i fanti rappresentano dei messaggi. Ora, messaggi di che tipo? I fanti rappresentano messaggi, diciamo, di poco conto, cioè di aggancio, nel senso che questa persona inizialmente potrebbe anche semplicemente riscrivervi con un ciao, come stai, o con una scusa, per esempio, in caso siate stati sposati, con la scusa di organizzare qualcosa, per esempio, per i vostri figli, d'accordo? O con comunicazioni inerenti ai vostri figli. Quindi questa è una persona che potrebbe sfruttare, diciamo, tra virgolette, la presenza di figli come, diciamo, ponte comunicativo fra di voi. O comunque, diciamo, in caso non abbia figli, una persona che potrebbe parlarvi, contattarvi in maniera molto amichevole, tranquilla e spensierata. Questo inizialmente. Ora, quello che mi fa pensare del fante di coppe è che questa persona è praticamente convinta di trovare udienza da parte vostra, cioè che voi rispondiate comunque al suo messaggio senza mostrare particolare, diciamo, rancore, perché il fante di coppe rappresenta la fiducia, rappresenta chi ovviamente pensa ingenuamente al successo, chi dà per scontato il successo. Quindi questa persona è praticamente convinta che ovviamente prima o poi comunque voi ridiate ascolto a ovviamente lui stesso, cioè una persona che si fida molto di quello che vi ha ovviamente legato sino ad ora. D'accordo? Quindi comunque ha una visione, se vogliamo, straordinariamente ottimistica in riferimento al vostro rapporto, o comunque, se non altro, alla facilità di comunicazione. D'accordo? Cioè non teme grossi intoppi questa persona, d'accordo? Pensa di farla comunque franca, c'è una persona che pensa comunque che voi potreste magari non rispondere la prima volta, ma comunque poi successivamente mostrare ancora dell'interesse, cioè ha una visione, diciamo, molto positiva della situazione, questo sicuramente. Vediamo ora in penultima posizione di cosa ha paura questa persona. Interessante, 18° arcano maggiore, la luna, l'oscurità. Allora ragazzi, questa persona ha paura innanzitutto, diciamo, delle emotività, delle emozioni, perché la luna ovviamente è inerente alle emozioni più profonde. La luna è legata strettamente al segno del cancro, quindi all'emotività traboccante di noi cancerini. Ecco, questa persona ha il terrore di innamorarsi, quindi anche questo, un po' come il 4 di bastoni, è un po' un classico.
di chi fa scelte di comodo, d'accordo? Abbiamo detto che non c'è ad inizio stesa un asso di coppe e un 2 di coppe, c'è un 4 di bastoni, d'accordo? Quindi questa non è una persona che ovviamente ha scelto con il cuore. Il problema è che questa persona ha paura terribilmente di scegliere con il cuore e probabilmente non lo ha mai fatto nella sua vita e teme di farlo in futuro, motivo per cui ha evidentemente allontanato voi. Ora, questa è una persona che, diciamo, vive in maniera sbagliata, complicata, i suoi, diciamo, sentimenti, le sue emozioni. È una persona che ha poca dimistichezza, diciamo, ci sa fare poco con l'amore e soprattutto è una persona che conosce poco i suoi stessi sentimenti, le sue emozioni e quindi teme in qualche modo di perdere il controllo, di perdere la bussola e di conseguenza è una persona che preferisce, come tipico della luna, vivere situazioni oscure, situazioni quindi ovviamente fuori di metafora nascoste, piuttosto che appunto dedicarsi unicamente alla luce del sole ad una persona, lasciando libero sfogo appunto ai suoi reali sentimenti. Cioè questa persona vive le emozioni, i sentimenti profondi come un, diciamo, elemento di grande pericolo ad una sorta di stabilità che lui crede di aver trovato legandosi a persone che non ama e non desidera. D'accordo? Questa è una persona che teme la vulnerabilità dell'amore. D'accordo? L'amore inevitabilmente, ragazzi, vi rende vulnerabili, vi rende più fragili, se vogliamo, proprio perché chiaramente quando si ama tanto, ovviamente si teme per le sorti del rapporto, per l'altra persona. Ecco, queste sono tutte quelle situazioni interiori che questa persona non vuole vivere e che rifugge con tutto se stesso, d'accordo? Quindi ripeto, questa ragazzi è veramente una persona che ha paura dell'amore, ha paura dell'emotività, ha paura anche del forte coinvolgimento fisico, attenzione, perché la luna è una carta che ci riporta anche al concetto di femminilità, di sensualità, ovviamente anche di fecondità. Quindi questa è una persona che potrebbe aver paura anche di un legame ove il feeling erotico sia particolarmente forte, perché ovviamente teme proprio il legame con l'altra persona. Attenzione ragazzi, in caso questa persona non abbia figli, proprio perché ovviamente la luna ci rimanda chiaramente alla fecondità, questa persona potrebbe aver paura di avere figli, quindi di diventare genitori, cosa che ovviamente lo o la infastidisce molto, quindi ha proprio paura di ricoprire un eventuale ruolo di questo tipo, ovviamente in caso non abbia figli, proprio perché la luna si riferisce ovviamente anche alla fecondità, quindi alla maternità o alla paternità. Ora ragazzi, chiaramente questa persona, oltre ad avere paura, abbiamo detto con la carta appunto della luna, dei sentimenti, delle emozioni molto forti, ma anche di un eventuale ruolo genitoriale, attenzione che una terza, diciamo, spiegazione, motivazione delle paure di questa persona, che ci viene appunto fornita dalla carta della luna, è ovviamente inerente all'essere scoperto o scoperta. Cosa vuol dire? Che chiaramente la carta della luna, esattamente come la carta del diavolo, parla di oscurità. Ora, l'oscurità del diavolo è un'oscurità totale, l'oscurità della luna è un'oscurità parziale, quindi a maggior ragione questa persona ha paura o ha avuto paura, per esempio, in caso voi siate state
diciamo, ecco, la donna segreta per questa persona, ecco, questa persona ha avuto particolarmente paura in un determinato momento di essere scoperta, quindi che la vostra tresca in qualche modo, diciamo, risultasse particolarmente evidente agli occhi o della compagna ufficiale o magari anche agli occhi di altre persone, d'accordo? Quindi diciamo che una terza spiegazione inerente alle paure di questa persona ovviamente risiede quindi nella paura dell'amore, nella paura anche di un feeling erotico molto forte e importante che appunto vada a creare un legame inscindibile con un'altra persona, la paura della maternità o paternità, in questo caso anche come terza possibilità anche la paura di essere stato o di essere in futuro eventualmente scoperto o scoperta. Attenzione ragazzi, altro elemento fondamentale, la luna è una carta veramente molto completa, ha tantissimi significati, ecco che rappresenta la figura materna. Quindi questa persona potrebbe avere o aver avuto un rapporto con la figura materna particolarmente complesso, non necessariamente di ostilità, ma complesso. Quindi la figura materna potrebbe aver condizionato quello che vi dicevo all'inizio con il 4 di bastoni, una scelta in riferimento appunto alla donna, diciamo, ideale da avere al proprio fianco. Anche indirettamente questa donna, e anche in caso, diciamo, sia comunque magari venuta a mancare diversi anni fa, ecco che questa persona continua imperterrita a seguire i dettami, diciamo, dell'insegnamento materno, che certamente ha obbligato, diciamo, questa persona a fare una scelta piuttosto che un'altra, quindi un imprinting familiare, ma direi materno, maggiormente materno in questo caso, appunto, particolarmente vincolante, d'accordo? Quindi tutte queste, diciamo, situazioni hanno reso e rendono tutt'oggi ovviamente questa persona così confusa. D'accordo? Quindi di fronte ad una scelta fatta, dichiarata, e poi ovviamente questi continui tentativi comunque di evadere da quella che per questa persona è una prigione, ecco, questa confusione è ovviamente spiegata da queste motivazioni. Ripeto, la luna ha veramente tantissimi significati e proprio perché è una carta legata al segno del cancro, è una carta che va nel profondo, che guarda nell'oscurità, dove? Nelle zone d'ombra. D'accordo? Difatti era ovviamente uno degli arcani più amati da Jodorowsky e anche forse descritti meglio dallo stesso Jung, proprio perché la luna è il nostro inconscio, è il mare del nostro inconscio, in particolar modo le nostre zone d'ombra, d'accordo? Quindi questa persona di zone d'ombra insomma, ne ha parecchie, Quindi una situazione, diciamo, interiore molto difficile. D'accordo? Quindi non è proprio la persona più semplice che potevate incontrare obiettivamente, perché insomma di retaggi, paure, problematiche, frustrazioni, questa persona, ecco, diciamo che ne ha parecchie. Dunque siamo arrivati appunto all'ultima carta, vediamo un po' il responso finale, settimo arcano maggiore, allora il carro. Dunque passiamo ovviamente dall'orisha Iwa, appunto, l'orisha della luna, a ovviamente invece l'orisha Ibeji, ovviamente del carro. Ecco ragazzi, esattamente come Iwa, anche Ibeji è un orisha fondamentale, perché innanzitutto è un arcano maggiore, quindi luna e carro, ma perché il carro in particolar modo parla di evoluzione e altrettanto, ovviamente rispetto all'arcano maggiore della luna, ci parla di un'evoluzione interiore molto importante e profonda che in qualche modo cerchi di creare, diciamo, equilibrio
In questo stato di mutevolezza, caos, confusione, insoddisfazione, impazienza, che abbiamo visto sino ad ora è presente in questa persona. Perché vi dico questo? La carta del carro, non in questo mazzo del candomblé brasiliano, ma in mazzi più tradizionali, è questo arcano rappresentato da ovviamente un principe, il principe del carro, che cerca ovviamente di guidare nel miglior modo possibile appunto il suo carro lungo un sentiero trainato da 2 cavalli, uno bianco e uno nero. Entrambi ovviamente opposti nei colori, ma quindi anche nei significati metaforici, cioè il cavallo bianco rappresenta, diciamo, il sentimento, la spiritualità, l'emotività. Il cavallo nero rappresenta invece ovviamente l'erotismo, il desiderio, la passione, l'energia, ok? La carnalità. E gli impulsi e gli istinti che abbiamo visto in questa persona sono molto forti, lo abbiamo visto con il cavaliere di bastoni e il 3 di coppe. Ora, questa persona, diciamo, farà un po' pace col cervello, nel senso che se fino ad ora questa persona è stata così confusionaria, addirittura mostrandovi di aver fatto una scelta in riferimento all'altra persona, diciamo allontanando voi, o comunque di aver scelto l'altra persona rispetto a voi, ecco che questa persona cercherà un maggior equilibrio o comunque agirà, perché il carro parla di azioni pratiche e concrete, d'accordo, in modo da cambiare qualcosa in riferimento alle sue scelte, proprio per cercare finalmente di, diciamo, trovare il giusto compromesso, il giusto equilibrio tra le sue paure, che abbiamo visto sono 500.000, e i suoi desideri. Quindi finalmente questa persona capirà che dovrà dare anche ascolto a quegli impulsi, a quell'emotività, a quei sentimenti traboccanti che lui sino ad ora non ha voluto assolutamente ascoltare, perché il carro è questo di cui parla, ok? Parla in prima battuta di un'evoluzione che porta, in questo caso il soggetto della stesa, a capire che per vivere bene, in maniera equilibrata, per condurre la propria vita, proprio come il carro conduce, diciamo, il proprio auriga o comunque il proprio principe lungo la via giusta, ok, una via che porta alla vittoria. Ecco che questa persona ha capito e capirà ovviamente in futuro, perché questa è una carta inerente chiaramente il futuro, ecco, capirà che dovrà evidentemente fare scelte un po' più assennate o comunque scelte che tengano in conto anche dei suoi sentimenti. Dunque non più scelte di comodo, come abbiamo visto col 4 di bastoni, che tengano conto unicamente di cosa? Delle sue paure, paura che, diciamo, nella sua vita possa esserci un terribile tsunami, paura dei cambiamenti, desiderio di accontentare la propria famiglia e i propri genitori. Ecco, questa persona capirà che queste scelte sono sbagliate perché gli fanno del male, d'accordo? E di conseguenza cercherà, diciamo, di in qualche modo accontentare anche i propri sentimenti e soprattutto direi i propri desideri. Quindi d'accordo il cavallo bianco, ma anche il cavallo nero, d'accordo? Quindi questa persona finalmente in futuro, ragazzi, però ovviamente capirà che la situazione deve essere organizzata in maniera diversa, la situazione inteso la sua vita sentimentale, e che dunque dovrà andare a rivedere determinate scelte. Allora, la carta del carro parla di una presa di posizione molto forte, molto concreta, perché il principe del carro tiene ben strette le redini ovviamente di questi 2 cavalli, uno ovviamente traina da una parte, uno dall'altra. Quindi è chiaro che ovviamente dovrà prendere in mano le redini della situazione, anche in maniera un po' dura, perché comunque il carro parla di chi si impone, ovviamente, ecco, proprio per cercare di però finalmente sistemare questa situazione.
Ora ragazzi, è chiaro che il carro parla sicuramente di successo, quindi comunque questa presa di posizione di questa persona porterà comunque al successo, d'accordo? Cioè questa persona andrà incontro ad una situazione molto più fortunata, ma proprio perché finalmente riuscirà ovviamente a, diciamo, far pace per quanto concerne ciò che dovrebbe fare rispetto invece a ciò che vuole fare. Quindi corpo e anima troveranno finalmente, ovviamente, entrambi udienza. Questa persona finalmente non ascolterà più solo le sue paure, cosa che ha fatto inizio stesa con questo 4 di bastoni, ma deciderà anche di ascoltare finalmente il proprio cuore e il proprio corpo. Dunque, ragazzi, questa persona mostrerà forse per la prima volta nella sua vita una grande forza di volontà e una grande, diciamo, energia combattiva volta al migliorare la propria vita, cosa che sino ad ora questa persona non ha fatto, d'accordo? Riuscirà nel proprio intento. Sì, vi ripeto, la carta del carro è una carta di successo. Attenzione ragazzi, che la carta del carro è una carta anche di riconciliazione. Cosa vi ho detto ovviamente inizio stesa ragazzi, col cavaliere e col 3 di coppe? Questa è una persona che pensa di riscrivervi, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona vi ricontatterà e a mio avviso qui una riconciliazione ci sarà, d'accordo? Troverete questa persona probabilmente cambiata, anzi ritroverete questa persona cambiata perché, ripeto, il principe del carro riuscirà in qualche modo a far pace, diciamo, per quanto riguarda appunto il proprio passato, comunque cercando di dominare ed equilibrare due forze opposte, emotività e razionalità, d'accordo? Quindi non si lascerà più intimorire dalla fatica e deciderà di cambiare il proprio futuro, cambiando ovviamente anche le basi da cui siamo partiti per quanto riguarda la stesa. È chiaro ragazzi che è un percorso evolutivo, quindi per arrivare a ciò non serve un sol giorno, d'accordo? Quindi le tempistiche sono sicuramente più lunghe, ma il carro non ha tempistiche lunghe, proprio perché grosso modo, diciamo, la carta del carro si fa al massimo entro un mesetto di tempo, quindi sicuramente entro un mesetto voi troverete, anzi ritroverete questa persona probabilmente diversa o comunque inizierete a notare delle differenze rispetto a come questa persona possa essersi comportata in passato, ricercando un vostro contatto. Ve l'ho detto con il fante di coppe, potrebbe non essere, diciamo, un contatto così evidente e altisonante, potrebbe cercare una scusa, in caso voi siate l'ex moglie potrebbe cercare per esempio una scusa, magari appunto in caso abbiate dei figli fingere, diciamo, un intervento inerente ai vostri figli, oppure potrebbe in qualche modo anche semplicemente ricontattarvi con un ciao, come stai? Quindi niente di particolarmente eclatante, ma un percorso, ripeto, step by step, perché il carro è una carta che parla di evoluzione costante, di un percorso, ragazzi, è un viaggio che questa persona deve affrontare ovviamente dentro di sé, d'accordo? Chiaramente arrivando comunque poi ad un dato di fatto, ci arriverà assolutamente sì, perché è una carta che parla di avanzamento, d'accordo? Di lotta e ovviamente anche di vittoria, ma soprattutto di riconciliazione, quindi questa persona ovviamente vorrà comunque risentirvi, sicuramente questo nel tempo, però vi ripeto, le tempistiche non sono particolarmente lente, ma neanche particolarmente veloci, d'accordo? Proprio perché questa persona deve iniziare questo percorso, che inizierà sì, molto probabilmente proprio anche grazie a questa insoddisfazione, alla spinta che questa persona ovviamente percepirà a seguito di questo grande momento appunto di inappagamento, d'accordo? Quindi sicuramente comunque, diciamo, tra virgolette, questo star male gli servirà, questa ruota di fortuna che abbiamo visto forti alti e bassi con ovviamente la donna che lui ha scelto, ecco che obiettivamente gli serviranno comunque anche per capire che obiettivamente questi alti e bassi in realtà rappresentano, diciamo, una situazione fasulla,
un sentimento che non esiste, un desiderio che non esiste, mentre abbiamo visto questa persona ha questo 3 di coppe e ovviamente questo cavaliere di bastoni per altre situazioni, quindi ovviamente in questo caso parlando di voi per voi. Quindi è chiaro che il carro è una carta di evoluzione, step by step, mi raccomando, comunque vi ripeto, tempistiche neanche esageratamente lunghe, entro grosso modo un mesetto potreste proprio vedere questa persona cambiare lentamente nel tempo, quindi gestire anche in maniera molto diversa la sua emotività e anche ovviamente il suo erotismo. Il carro dunque parla di spostamento, quindi questa persona ovviamente ha in mente, lo abbiamo già detto in inizio stesa, di riscrivervi e ovviamente lo farà, anche con delle scusanti, ovviamente vi ripeto, contatti inizialmente magari anche easy, quindi comunque di poco conto, che comunque rappresenteranno, se vogliamo, un trampolino di lancio ovviamente verso qualcosa in più. Ovviamente ragazzi, il carro parla comunque di una persona che tornerà però, attenzione, da voi pur sempre ancora impegnata, perché comunque sia il cambiamento e l'evoluzione necessita ovviamente di tempo, d'accordo? Tra l'altro ragazzi il carro parla di avventure molto pepate, d'accordo? Anche da un punto di vista erotico, quindi questa persona potrebbe poi successivamente, una volta rotto il ghiaccio, farvi capire invece che ha ovviamente altre intenzionalità e quindi cercare qualcosa di molto più forte, appunto più pepato, che potrebbe esserci, questo sicuramente, proprio perché appunto il carro parla di successo anche diciamo in queste occasioni, d'accordo? Quindi comunque potrebbe esserci anche ancora diciamo del contatto fisico tra voi e questa persona, perché proprio il carro parla di questa situazione. Attenzione che il carro parla anche di uno spostamento, esattamente come il cavaliere, quindi questa persona potrebbe, magari ripeto per lavoro, avere comunque in mente di effettuare uno spostamento. In caso voi siate lontani, ovviamente distanti, questa persona potrebbe pensare di raggiungervi, è un esempio, d'accordo? Comunque potrebbe avere in mente anche uno spostamento, ripeto, per lavoro, per questioni familiari, comunque potrebbe pensare ad un piccolo viaggio, d'accordo? Comunque qualcosa di breve, perché sia i cavalieri che ovviamente il carro parlano comunque di spostamenti di qualche giorno, d'accordo? Quindi non un ulteriore mese di vacanza, d'accordo? Dunque, questa stesa termina qui, stesa molto bella ovviamente per voi, vi dicevo che avreste ovviamente goduto di particolari soddisfazioni, ovviamente come sempre mi raccomando ascoltate il consiglio ovviamente della carta del mondo, mettetevi come priorità, cercate ovviamente la vostra felicità, qualcuno di molto importante è in arrivo ovviamente nella vostra vita, non dimenticatelo e ovviamente come sempre buon ricontatto da parte di questa persona e ovviamente come sempre buon percorso karmico e a presto!